Bentornati sul canale di Dolce Vita. Questi sono i colori che ho scelto per il progettino che avete visto nelle foto in anteprima. Questo bellissimo verde è il colore lilla, uncinetto del numero 4, siamo pronti, vi lascio al tutorial. Vi spiego un attimino cosa andremo a fare. Io intanto sto facendo una taglia S ed ho montato 112 catenelle, quindi se voi dovete andare a cambiare filato, quindi andate a fare una catenella che sia lunga tra i 59 e i 60 centimetri. Questo è un multiplo di 4 e ho montato 112 catenelle. Allora nel primo giro andremo a fare 3 maglie alte, una catenella la saltiamo e una catenella di separazione, quindi andremo a fare 3 maglie alte e una catenella di separazione saltando una catenella di base. Nel secondo giro andremo ad aggiungere una catenella, quindi andremo a fare 2 catenelle e 3 maglie alte. Dal terzo giro, quindi nel terzo, nel quarto e nel quinto giro andremo a fare 4 maglie alte e 2 catenelle. Dal sesto giro, quindi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo giro andremo a fare 5 maglie alte e 2 catenelle di separazione. Io sono andata avanti per 10 giri e mi sono fermata, dopodiché ho chiuso lo scalfo della manica. Quindi se a voi lo scalfo della manica risulta essere piccolo, andate ad aggiungere un po' di catenelle qui sotto, diciamo, lo scalfo della manica, quindi aggiungete delle catenelle e potete lavorare benissimo. La parte, diciamo, del busto ho deciso di farla a maglia mezza alta e lavorata a spirale. Sono andata avanti per la misura, naturalmente per la lunghezza che desideravo. Voi intanto fate i giri che vi servono, naturalmente a vostro piacere. Io l'ho lasciata così, ma se a voi non piace così potete andare a fare delle maglie lavorate a costa, quindi fare un tantino di elastico, magari un 2 centimetri di elastico, se non vi piace così. Riguardo la manica ho ripreso di nuovo il granny, quindi ho finito con il colore verde e ho ripreso col viola, quindi alternando questi due colori ho fatto la manica a 3/4. Non l'ho voluta lunga questa volta, ma l'ho voluta a 3/4. Qui vi farò un piccolo campione appunto per farvi vedere il cambio colore e il punto granny. Quindi questo è il mio progettino, io direi di passare al tutorial. Allora montate le catenelle, qui sto facendo un piccolo campione appunto per farvi vedere il motivo. Nel mio progetto originale ho montato 112 catenelle, quindi una catenella che sia lunga tra i 59 e i 60 centimetri, quindi se dovete cambiare il filo andate a fare una catenella che sia tra i 59 e i 60 centimetri multiplo di 4. Montate le mie catenelle, li portiamo tutti sul dritto e chiudiamo la prima con l'ultima. E andiamo a fare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta nella catenella successiva maglia alta, quindi 3 maglie alte consecutive, quindi una è sostituita dalle 3 catenelle, facciamo un'altra maglia alta, nella catenella successiva un'altra maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva e vado a ripetere 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, vado in quella successiva e ripeto le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, vado in quella successiva, altre 3 maglie alte, quindi lo ripetiamo per tutto il giro facendo 3 maglie alte
una catenella, saltiamo una catenella e ripetiamo tutto. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, mi rimane l'ultima catenella che devo saltare, quindi mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Quindi entro nella terza catenella e mi chiudo con una maglia bassissima. A questo punto cammino con delle maglie bassissime, sempre con il colore viola. Allora entriamo nello spazietto della catenella, lasciamo il filo viola e andiamo a prendere il filo verde. Quindi chiudiamo con il filo verde, esco da qui, quindi il filo viola non lo tagliamo perché adesso poi nel giro successivo lo andiamo a riprendere. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, la prima la faccio con 2 fili, poi lascio la codina e vado a fare altre 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo sull'uncinetto, entro per altre 2 volte, quindi 1 e 2. E ho fatto 3 maglie alte. A questo punto andiamo a fare un aumento, quindi a posto di una catenella andiamo a fare 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo sull'uncinetto, spazietto successivo, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, spazietto successivo, 3 maglie alte. Quindi andiamo ad aggiungere, a posto di una catenella ne andiamo a mettere 2. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro, 3 maglie alte e 2 catenelle per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui. Allora sono arrivata alla fine, mi sono spostata con delle maglie bassissime e entro nel spazietto delle 2 catenelle. A questo punto andiamo a fare un altro aumento, quindi entro nello spazietto delle 2 catenelle, tiro un pochino il filo verde e mi chiudo con una maglia bassissima con il filo viola. Ok, a questo punto mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e andiamo a fare un altro aumento, aggiungiamo una maglia alta, quindi a posto di 3 maglie alte ne andiamo a fare 4, 2, 3 e 4 maglie alte e 4 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, spazietto successivo, 4 maglie alte, tre e 4 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, spazietto successivo, 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro inserendo 4 maglie questa volta alte, 2 catenelle, lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui. Adesso io ve lo spiego in un fogliettino di carta, vi spiego tutti i 10 giri. Nel primo giro noi abbiamo fatto 3 maglie alte e una catenella, quindi sarebbe qui 3 maglie alte, una catenella, quindi abbiamo saltato una catenella anche di base, quindi 3 maglie alte e una catenella. Nel secondo giro noi abbiamo fatto 2 catenelle, quindi 1 e 2 catenelle e 3 maglie alte e 2 catenelle. Nel terzo giro andremo a fare ancora un aumento, quindi nel terzo, nel quarto e nel quinto per 3 giri, quindi nel terzo, quarto e quinto giro andremo a fare 4 maglie, quindi andiamo a fare un altro aumento, quindi andremo a fare 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte, quindi nel terzo, quarto e quinto giro andremo a fare 4 maglie alte e 2 catenelle. Quindi nel sesto giro, nel sesto, settimo, ottavo, nono e decimo giro andremo a fare 5, quindi 2 catenelle, 5 maglie alte,
e 2 catenelle, quindi nel sesto, nel settimo, ottavo, nono e decimo giro. Quindi andremo a fare 5 maglie alte e 2 catenelle. Allora nel primo abbiamo fatto 3 maglie alte, una catenella, nel secondo abbiamo aggiunto una catenella, quindi abbiamo fatto 2 catenelle e 3 maglie alte e 2 catenelle. Quindi nel terzo, quarto e quinto abbiamo fatto 4 maglie e 2 catenelle, nel sesto, settimo, ottavo, nono e decimo giro abbiamo fatto 5 maglie e 2 catenelle. Quindi completiamo questi giri, quindi 10 giri di sprone. In tutto io ho fatto 10 giri, poi se a voi serve qualche giro in più andate sempre a fare 5 maglie e 2 catenelle. Ok, io mi sono fermata a 10 giri perché a me mi andava bene così. Allora, detto questo, quindi completiamo questi giri e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i giri nel mio sprone, io ho fatto 10 giri, quindi alternando il colore lilla dal colore Tiffany. A questo punto ho preso la misura del mio scalfo manica, quindi ho lasciato 15 cm per lo scalfo della manica, mentre nel mio busto ho intorno ai 34 cm e mi sono fermata così. Adesso io taglio il colore Tiffany e lascerò il colore lilla, perché ho deciso di fare diciamo la parte del busto, ho deciso di farlo di colore lilla, quindi taglio io il colore Tiffany e vado a lavorare con il colore lilla. Adesso io ho deciso di fare il pezzo del busto, diciamo la parte del busto, ho deciso di farlo a maglie mezze alte lavorate a spirale. Quindi io lascio il granny, lo lascio nelle maniche e nella parte di sopra, quindi tutta la parte di sopra più maniche, mentre la parte del busto ho deciso di lavorarlo a maglie mezze alte e di farlo tutto di un colore. Allora io ho tagliato il filo verde e adesso riprendiamo a chiudere il nostro scalfo. Quindi andiamo da questo momento in poi andremo a lavorare a maglie mezze alte per la parte diciamo del busto. Allora prendiamo il filo e chiudiamo con il colore viola, quindi prendo il viola, passo così e vado a fare un nodino così, andiamo a fare un nodino qua, così blocchiamo, poi naturalmente andiamo a nascondere i fili di lavorazione. Quindi partiamo con il viola, andremo a lavorare a maglie mezze alte lavorati a spirale, quindi mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare una maglia mezza alta, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare le 5 maglie vedete, andiamo a lavorare le 5 maglie a maglia mezza alta. Qui andremo a fare 2 maglie mezze alte nelle 2 catenelle, andiamo a fare 2 maglie mezze alte, poi le 5 maglie alte e andiamo a lavorare 5 maglie mezze alte. Allora qui abbiamo le 2 catenelle e andiamo a fare 2 maglie mezze alte, 1 e 2. Qui le 5 maglie alte, 5 maglie mezze alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie mezze alte. Qui le 2 catenelle, 2 maglie mezze alte, quindi continuiamo fino ad arrivare al primo segnapunti. Arrivati al segnapunti, vedete qui ho il segnapunti, vado a fare 2 maglie mezze alte qui nelle 2 catenelle, quindi 1 e 2, quindi entro nella maglia, nella prima maglia delle 5 maglie alte, vado a fare una maglia mezza alta, passo dall'altra parte
entro dove c'è il segnapunti, quindi tolgo il segnapunti e vado a fare una maglia mezza alta. Quindi prendo il filo, entro nella maglia e vado a fare una maglia mezza alta, e quindi abbiamo chiuso il nostro scalfo, vedete? Quindi qui andremo a lavorare ora il punto granny, mentre il pezzo del busto lo andremo a fare tutto a maglia mezza alta. Continuiamo a fare le maglie mezze alte fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Allora, sono arrivata all'altro marcapunti, quindi tolgo il marcapunti e vado a chiudere l'altra metà dello sprone. Filo sull'uncinetto, entro nella maglia marcata dal segnapunti e vado a fare una maglia mezza alta. Prendo il filo sull'uncinetto, passo dall'altra parte, tolgo il segnapunti e vado a chiudere il mio scalfo manica, quindi con una maglia mezza alta. Ok, chiudo con una maglia mezza alta. Allora continuo con le maglie mezze alte. Qui abbiamo la catenella e vado a fare 2 maglie mezze alte. Nelle 5 maglie vado a fare 5 maglie mezze alte. Allora continuiamo con le maglie mezze alte fino a terminare il giro, quindi continuiamo con le maglie mezze alte. Allora, arrivati alla fine, alla prima maglia, vedete, chiudiamo il giro, prendiamo il filo sull'uncinetto e ci chiudiamo con una maglia mezza alta perché dobbiamo lavorare e aspirare, quindi entro nella prima maglia e vado a fare una maglia mezza alta. Allora, da questo momento in poi ci segniamo la prima maglia, quindi dove dobbiamo andare a chiudere il giro. Quindi mi marco la maglia di chiusura dove vado a chiudere il giro, così non mi confondo, e continuiamo a lavorare le maglie mezze alte come si presentano, per la lunghezza naturalmente che noi desideriamo. Quindi più lunga vogliamo la nostra maglia, più giri facciamo, più corta la vogliamo, ci fermiamo ai giri che ci interessano. Quindi continuiamo con i giri fin quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri che mi servivano, io sono andata avanti per 29 centimetri, quindi dal girocollo a giù io ho 41 centimetri e mi sono fermata. A questo punto occupiamoci della manica. Io ho finito qui con il colore verde e parto con il colore viola. Quindi entriamo in uno spazietto di 2 catenelle e andiamo a fare una maglia bassissima e 3 catenelle che valgono come prima maglia alta. Quindi entriamo per altre 4 volte, quindi totale 5 maglie alte. Quindi 5 maglie alte, andiamo, mettiamo 2 catenelle, 1, 2 catenelle, andiamo nello spazietto successivo e ripetiamo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5.
2 catenelle, 1, 2 catenelle, passo nello spazietto successivo e vado a fare 5 maglie alte. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, mi sono andata a chiudere nella terza catenella iniziale con delle maglie bassissime, cammino e vado nello spazietto delle 2 catenelle, quindi lascio il colore lilla, entro nello spazietto delle 2 catenelle, prendo il colore verde e vado a chiudere con il verde, stringo un tantino il viola, quindi la prima catenella la faccio con 2 fili, mentre la seconda e la terza la faccio con un filo solamente. Se volete fare un nodino qua lo potete fare benissimo, quindi 2 e 3 catenelle. Rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare altre 4 maglie alte, quindi totale 5 maglie alte. 3, 4 e 5 maglie alte. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, passo nello spazietto delle 2 catenelle successive e vado a fare altre 5 maglie alte. 2, 3, 4 e 5 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto successivo e vado a fare 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi andiamo a fare 7 giri. L'andiamo a fare con, io vi faccio vedere la manica perché tanto è semplicissimo da fare, quindi andiamo a fare 7 giri con 5 maglie e 2 catenelle, 7 giri con 5 maglie e 1 catenella e 7 giri togliamo le catenelle, quindi andiamo a mettere tra una 5 maglie e l'altra, qui non c'è la catenella, quindi andiamo a fare le maglie alte qui. Allora ripeto, 7 giri con 5 maglie e 2 catenelle, 7 giri con 5 maglie e 1 catenella e 7 giri senza catenelle. Ok, quindi andiamo a completare l'altra manica e poi ci vediamo qui per continuare. Terminate le maniche, il mio progettino è pronto per essere indossato. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo video. Se non volete perdere il prossimo video, iscrivetevi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e attivando la campanellina. Un bacio a tutti, ciao!